Prima che cominci il film, vorremmo pregarvi di guardare insieme a noi per un paio di minuti questi luoghi silenziosi, solitari, nel loro aspetto invernale. Perché il vero inizio della nostra storia è qui, sulla riva turca dello Stretto dei Dardanelli, sulla pianura di Troia, dove circa 3000 anni fa fu combattuta la famosa guerra. E la città cantata da Omero è lassù, sulla collina. Questo mucchio di pietre. Abbiamo visitato le rovine prima di iniziare le riprese e portato via con noi queste poche immagini. Sono 9 città, una costruita sull'altra. La prima, che si intravede appena negli strati inferiori degli scavi, non era che un villaggio neolitico. La penultima, una grande roccaforte dell'età micenea. Se ne vedono i muri ben costruiti. E proprio questa è la città di Omero. La città splendida e felice che una spedizione di Achei venuti dalla Grecia per mare avrebbe distrutto intorno all'anno 1200 a.C. Per quale motivo? Per una donna, dice la tradizione. I veri motivi furono probabilmente altri, ma le ragioni della storia si sono perdute. Troia non rinacque mai più. Il vento portò terra sulle rovine, le ricoprì interamente. Il tempo ne inghiottì anche il ricordo. Si dubitò persino che fosse mai esistita. Fino a quando un archeologo dilettante che credeva in Omero, il tedesco Schliemann, ritrovò la città 100 anni or sono. E qualcosa ritornò alla luce del sole. La via sacra che portava alla cittadella, l'avanzo delle porte scee, dove Omero collocò nell'Iliade il tenerissimo colloquio tra Ettore e Andromaca. E così, al visitatore di oggi, viene il sentimento di ciò che accadde sulle rive dello Scamandro. E quando, ritornando in Europa, nel museo di Atene si vedono le maschere funebri d'oro dei mitici guerrieri achei, si crede che siano proprio loro i conquistatori di Troia, quelli che partirono dopo il massacro per un difficile ritorno in patria. L'Odissea è la storia di uno di questi ritorni. Se questa è la volontà degli dei, che Ulisse ritorni, io andrò a Itaca, a infondere forza nell'animo di suo figlio. Detto questo, Atena, la figlia di Zeus, la dea dall'occhio azzurro, venne giù dalla cima dell'Olimpo, giù all'isola di Itaca, dove era la casa di Ulisse, e prese spoglie umane, come sovente usano gli dei presentarsi ai mortali. Aveva preso l'aspetto di Mente, capo dei Tafi.
Nella casa su in alto, in quel momento, una donna tesseva una tela interminabile. Era Penelope, la moglie di Ulisse. Da quella stanza, che era stata la sua stanza nuziale, usciva raramente, restando lì sempre a ricordare il marito scomparso da 20 anni e a meditare su quello che sarebbe stato il futuro per lei e per suo figlio. Sei il benvenuto, straniero. Ti saluto. Vieni, entra. Questa è la mia casa. Allora tu sei Telemaco, figlio di Ulisse. Mia madre mi chiama così. È un nome che non ho mai sentito dalle labbra di Ulisse. Euriclea, è arrivato un ospite. Adesso vieni a mangiare. Euriclea, figlia di Opo. Comprata schiava da bambina, era stata la nutrice di Ulisse. Telemaco la chiamava nonna. Penelope, è arrivato uno straniero. Proprio poco fa l'ho accolto Telemaco. Forse porta notizie di Ulisse. Non illuderti ancora una volta. Sta attenta. Non illuderti, regina. Il mondo è pieno di furfanti che viaggiano sotto falso nome e inventano false avventure per carpire la buona fede degli ingenui. Questo sarà come gli altri che ti hanno dato su Ulisse le notizie che tu volevi. Solamente, capo dei Tafi. La mia nave è ancorata nella baia che guarda Samo, ai piedi del monte. Allora tu conosci Itaca? La conosco molto bene. Ci sono stato anni fa, ospite di tuo padre. Ho sentito dire che tuo padre è tornato. No, t'hanno detto il falso. Non è tornato ancora. Chi sono costoro? Lasciano le armi fuori del palazzo, ma si comportano da padroni. Vedo anche che ti ignorano. Forse perché anch'io li trascuro. Sono tuoi ospiti? Ospiti? Ne avevamo in questa casa quando era onorata e mio padre era qui. Ma come vedi le cose sono molto cambiate. E adesso io mi trovo in questa vergogna. Guarda, questi sono i pretendenti al trono. Vengono sempre qua, ogni giorno.
Sono principi. Sono principi di Itaca e di altre isole. Samo, Zacinto, Dulicchio. Vogliono in sposa mia madre. E tua madre è obbligata a risposarsi. Lei non vorrebbe, ma non ha il coraggio di opporsi. La capisco. E questo dura da molto? Quel tanto che basta a questa gente per divorare tutti i miei beni, che è ciò che fanno. Anche oggi si prenderanno un vitello e agnelli e maiali e sporcheranno la casa. Ne faranno un porcile. Tutto divorano, tutto divorano, tutto divorano per offendere la casa di Ulisse. Ladri, ma almeno i ladri vanno lontano dopo aver rubato, perché temono che qualcuno li scopra e li uccida. Questi no. Ci vorrebbe tuo padre. Mio padre? Se Ulisse all'improvviso si mostrasse in mezzo a loro, con l'ascia, la spada o l'arco, che amara festa di nozze avrebbero questi pretendenti. No, straniero. Mai più lo vedremo qui nella sua casa. Non lo spero più. Il destino di Ulisse è nelle mani degli dei. Ma tu devi essere forte. Va a cercare sue notizie. Se saprai che tuo padre è morto, gli alzerai un grande tumulo proprio sulla riva del mare e lascerai che tua madre si risposi. Se invece tu saprai che è vivo, Telemaco, io non sono un indovino, ma sento nel cuore che sarà così. Ora devo andare. I compagni mi aspettano. Ti prego, resta qui. Fa come ti ho detto, Telemaco. Dove devo andare? Prepara una nave e vai a Pilo, da Nestore, amico di tuo padre. Dette queste parole, Atena sparì, ma nel cuore di Telemaco aveva ispirato forza ed ardire e infuso il ricordo del padre più intenso di prima. Ed ecco, Troia è stata presa, le sue mura sono state cancellate. E i guerrieri achei lavano le loro armi nel padre oceano. Femio, il cantore, narrava nella casa di Ulisse gli avvenimenti del passato. Aveva imparato la sua arte da solo, era diventato famoso, ma non cantava volentieri. Lo costringevano a farlo i pretendenti che occupavano la casa. Perché ti sei interrotto, Femio? Perché è entrata la regina? Canti sempre queste storie, Femio. Perché? A noi questa piace. Ma se tu preferisci qualche altro argomento, per esempio d'amore? Che colpa ne ha Femio, madre mia? Racconta il tragico ritorno degli Achei dalle rovine di Troia. Non è tutto accaduto? E ciò, tra l'altro, diverte molto i cari ospiti di questo palazzo. Perché sei qui? Dov'è lo straniero? Che cosa vuole? Che notizie ha portato? Che notizie ti aspetti? Lo straniero se n'è già andato. E allora? Perché non dice a tua madre chi era? A mia madre piace molto invitare indovini e profeti a palazzo. E si lascia ingannare dalle loro storie. Devo forse incoraggiarla? Telemaco, non sei più un ragazzo. Sono già in molti a deridermi per questo. Se anche tu ti allontani. O vuoi che torni da mio padre? È questo ciò che ti suggerisce il tuo cuore? Le tue illusioni. E le mie? Per quanto tempo ancora dovrò provare vergogna di fronte agli stranieri? Torna nelle tue stanze. Tienti lontana il più possibile dai loro occhi, madre. Hai fatto molto bene a ricordarmi la mia età. D'ora in poi il comando della casa è mio.
Ascoltatemi, pretendenti di mia madre. Convoco il popolo domani in assemblea. E anche voi dovete venire. Che cosa salta in mente a Telemaco? L'assemblea. Che cos'è questa storia dell'assemblea, così all'improvviso? Chi gliel'ha suggerita? Di che cosa ti preoccupi? Dovremmo temere il capriccio di un ragazzo? Vuole giocare all'assemblea, senza nemmeno sapere cosa sia. E noi andremo all'assemblea. Io non so apprezzare molto le sorprese, Antino. Neanche io. Ma non ve ne saranno da parte del popolo. E poi comunque andremo armati. In questo modo le nostre parole avranno un peso decisivo. Femio! Femio! Continua. Oro infinito, schiave cavalli e molte capre. È il bottino che mettono sulle forti navi. Alcuni di loro già portano su di sé ignari l'ira degli dei, tremenda per il troppo sangue versato. Salpa per primo a Iace, e alle rupi di re un mare rabbioso lo precipita nell'acqua dell'abisso. Salpa Menelao, e le sue navi le avvolge una tempesta. Poi salpa Agamennone, felice è il viaggio, e la flotta approda il cielo. Il palazzo lo accoglie come un eroe. Onore e gloria, felicità, fortuna e fama, tutto per sempre gli spetta. Ma nel bagno la spada di Egisto lo trafigge e annega nel suo sangue Agamennone, il primo dei re. Quando scese la sera buia, i pretendenti andarono a dormire fuori dal palazzo e Telemaco chiuse le porte. Ho allevato te come ho allevato tuo padre, conosco bene questa famiglia. Benché schiava, ebbi in casa gli onori di sposa, anche se come tale non mi trattava Laerte, perché la sua donna era gelosa. Ma che cosa vuoi dirmi, nonna? Oggi in te ho visto tuo padre, figliolo. L'assemblea del popolo di Itaca non veniva convocata da 20 anni. L'appello di Telemaco sorprese quindi gli itacesi. Parlò per primo Egizio, il più autorevole dei cittadini. Egizio aveva saputo che uno straniero si era presentato a palazzo, che aveva parlato con Telemaco. Era questo il motivo della convocazione? Ha forse portato qualche notizia dell'esercito scomparso? Comunque sia, noi siamo pronti ad ascoltare. Telemaco vuole dirci delle cose molto gravi che non dobbiamo ignorare. Gli si dia lo scettro. È un uomo ormai. Mentore assisteva Telemaco. Era stato compagno di Ulisse e Ulisse, partendo, gli aveva affidato la casa affinché la custodisse immutata. Io mi rivolgo a quelli di voi che l'hanno conosciuto, a quelli che ancora lo ricordano. O forse l'avete dimenticato tutti? No, sei in errore. Questa un tempo fu una terra felice. Poi un giorno vennero a dirci che bisognava muovere guerra alla città di Troia. E noi tutti obbedimmo. Allora Ulisse si portò via i nostri figli migliori sulle sue navi. No, non abbiamo dimenticato Ulisse. Deve renderci conto. Fermatevi! Fermatevi, principi! Non potete portare le armi in assemblea. Voi violate la libertà del popolo e la casa del re. Ma di quale re stai parlando? Sono 20 anni ormai che quest'isola ne è priva. Sedetevi! Sedetevi! Voi sperate che mio padre sia morto per prendere il suo posto. Tutti voi, che non rispettate neppure la fedeltà di mia madre, e volete forzarla a risposarsi. Tutti i giorni vengono qui, occupano la mia casa, mangiano la mia roba e bevono il mio vino. Io non valgo mio padre, ma anche se lo valessi non potrei cacciarli da solo. È per questo che vi supplico, itacesi, aiutatemi! Io vi supplico, aiutatemi! Difendete l'onore della mia casa, se avete caro il vostro onore. O Ulisse ha qualche colpa verso di voi, che volete vendicarvi ora su di me. Sarebbe meglio allora che divoraste voi stessi i miei beni, se dovete lasciarli a questo branco di lupi. Ha ragione, Telemaco!
Non siamo noi colpevoli verso di lui, ma sua madre. Da più di 3 anni Penelope fa delle promesse a ciascuno di noi. I nostri doni sono stati accettati e ricambiati e i suoi messaggi non dicevano di no, dicevano solo di aspettare e noi abbiamo aspettato. Hanno cominciato a venire altri principi dalle isole intorno e dai paesi stranieri e lei ancora non si è decisa. Ecco di chi è la colpa. E da ultimo ha inventato l'espediente della tela. Così disse: aspettate che io abbia tessuto una tela, un lenzuolo funebre per Laerte, il padre di Ulisse, per quando morirà. Questo è l'ultimo obbligo che mi lega a lui e a questa casa. Non voglio che le donne achee mi giudichino male se io torno da mio padre e mi risposo prima di aver compiuto il mio dovere. Così ha detto. E noi abbiamo rispettato il suo desiderio. Ma da allora più di 1 anno è passato. E questa tela deve ancora finire. Questa gente ha l'astuzia nel sangue. Quello che noi chiediamo a Telemaco è di rinviare la madre da Icario, suo padre, perché faccia le nuove nozze. Essa dovrà sposarsi al più presto con quello di noi che lei stessa avrà scelto. Perché non andate voi stessi a chiederla? Noi da Icario? Non dobbiamo andarci noi. Questo spetta a te. Icario non esiterebbe a maritarla. Telemaco questo lo sa bene. Itaca ha bisogno di un re. Non posso mandar via mia madre se lei non vuole. Noi allora resteremo in questa casa, finché tua madre non avrà scelto. Ma io non posso. Mi coprirei d'infamia se mio padre fosse... Tuo padre è morto. Da quando lasciò coi compagni la spiaggia di Troia, di Ulisse non si è saputo più nulla. E se anche fosse vivo, nascosto in qualche parte del mondo, oggi alla fine del 10° anno lo dichiariamo morto. Morto per la regina, morto per Itaca, morto per noi. Riapri le nostre ferite, Eurimaco, perché se è vero ciò che dici, anche i nostri figli sono morti. Erano partiti con Ulisse e con lui sono scomparsi. Ma non voglio crederci. Ci tolgono ogni speranza. Ma se dite ciò senza alcun motivo, invocherò gli dei per la vendetta. Li pregherò perché vi facciano morire. È il segno. Essi ti hanno sentito. Tutto quello che io avevo previsto quando esaminai le viscere del toro si sta avverando. Il giorno della partenza di Ulisse vidi un ritorno e una strage e dissi che il 20° anno sarebbe stato di gioia e di tenebra. Basta con queste sciocchezze! Vattene via, ciarlatano, vattene! Va a predire il futuro ai tuoi figli! Eurimaco! Parassita! Eurimaco! E voi tutti pretendenti di mia madre! Non vi pregherò più! Ma una sola cosa vi chiedo. Datemi una nave e dei compagni. Partirò alla ricerca di mio padre. Se saprò che è ancora vivo, aspetterò un altro anno. Se no, gli alzerò un tumulo qui a Itaca e rimanderò mia madre da Icario perché si risposi. Ascoltate anche me, itacesi. Io non voglio giudicare i principi. Sono i pretendenti. Hanno i loro privilegi e li usano con arroganza. Io me la prendo invece con voi, che ve ne state qui muti. Loro sono pochi e voi siete molti. Siamo molti, non pochi. Abbiamo forze sufficienti per poter scoraggiare qualsiasi attacco. Di chiunque. Anche di tuo padre, di Ulisse in persona. E vi assicuro che Penelope non avrebbe da rallegrarsi del suo arrivo se egli volesse mettersi contro di noi. Perché lo ammazzeremmo come un cane. Su, cittadini, sciogliete questa inutile assemblea. Su, via. Uscite. Torni ciascuno al suo lavoro, alle sue case. Fuori, uscite. Atena prese allora le sembianze di Mentore e tra sé diceva: ci sono molte navi a Itaca cinta dal mare, vecchie e nuove, e tra queste per te sceglierò la migliore. Telemaco, il nostro oratore. Vieni a bere con noi, su. Bravo. Te la diamo noi la nave e i compagni, e così potrai andare in cerca di tuo padre. Quel viaggio io lo farò, anche senza la vostra nave. Telemaco, ma davvero desideri la nostra morte? Vuoi farci gettare ai cani al ritorno dal suo viaggio? No, forse andrai in Epiro a comprare veleno per metterlo nel nostro vino. Pensa alla fatica di dividerci le tue ricchezze se non dovessi tornare dal tuo viaggio.
Ma questa casa no! Questa la lasceremo a quello di noi che sceglierà tua madre! Tu che sei venuto nella mia casa ieri. Tu che mi hai ordinato di andare sulle tracce di mio padre al di là del mare. Fa che io possa tornare a Itaca. Ti prego, aiutami. Fa che possa tornare vivo. Che cosa fai lì? Aspetto una nave. Una nave. Perché? Anche tu credi che sia ancora un bambino? Sto per fare un viaggio. Vado a Pilo, da Nestore. È stato a Troia anche lui. Se qualcuno può avere notizie di Ulisse, è certamente lui. Ulisse è morto, figliolo. Cosa vai a cercare? Se ti allontani, questi uomini ti trameranno la morte alle spalle. Resta qui, invece, a curare la tua casa, a difenderla. Guai se ti perdessi anche tu, se non tornassi. Tu non devi dire niente a nessuno. Giuralo. Neanche a tua madre. Neanche a lei, no. Finché lei stessa non mi cercherà. Non voglio che sciupi la sua bellezza col pianto. Aveva pensato la dea Occhio Azzurro a procurare la nave per Telemaco. Il sole era sceso sotto il mare e si erano oscurate le vie del paese quando Atena, sembrando mentore, condusse a Telemaco l'agile nave, gli attrezzi e robusti marinai. Il vento riempì la vela e l'onda schiumosa frusciava sotto la chiglia. I marinai, legate le funi, si misero in mezzo un otre di vino per berlo in onore degli immortali. Correva sull'onda la nave. A Itaca, intanto, Penelope, come ogni notte, disfaceva la tela che tesseva di giorno. Su, aiutatemi. Telemaco non c'è, non è rientrato. Melantò dalla bella guancia. Penelope l'aveva allevata come figlia, eppure non aveva riguardi per Penelope, anzi, era amica di Antinoo. Ecco svelato il mistero. Questa tela cresce di giorno e s'accorcia di notte. È così che tenevi fede ai patti, dunque? Hai fatto una tela già più che sufficiente per il vecchio Laerte. Così ora dovrò finirla questa tela, per forza. E non so più come sfuggire alle nozze. Non so come trovare un altro inganno. Dunque sei tu che hai ceduto la nave a Telemaco. Di tua volontà o no? Non avevo alcun motivo per rifiutarla. Chi te l'ha chiesta? Non ricordo. Fa un piccolo sforzo.
non sarò più libero di dare una nave a chi voglio. Mentre Noemone parlava, dicendo che aveva visto anche un dio sulla nave, essi ridevano. Ma una rabbia tremenda aveva sconvolto il loro animo. Soprattutto quello di Antinoo. Gliel'ho data volentieri, la mia nave. E molti altri giovani avrebbero voluto andare con lui. E se troverà Ulisse, la finirete di fare i padroni. Versa, meglio bere il vino di Telemaco che preoccuparsi della sua partenza. Su, bevete! Per me è un vero insolente. E se dipendesse da me, io l'avrei già sistemato. Non doveva farlo, no? Anch'io lo penso. E quanti giovani sono andati con lui? E la nave? Qualcuno deve averlo aiutato. Ammazzarlo dovevamo prima dell'assemblea. Non dobbiamo lasciarlo tornare. E tu che l'hai deriso in assemblea. Ma come pensate che Telemaco possa essere pericoloso? Non stimarlo così poco. È andato sul continente, ma sappiamo tutti benissimo che nessuno vorrà venire a misurarsi con noi. Una nave. Noi aspetteremo il suo ritorno fra Itaca e Samo. E non credo che rivedrà la sua casa. Medonte il messaggero. Che cosa sei venuto a dirmi? Qualche nuova pretesa? I tuoi padroni si lamentano di come sono ospitati? No, regina. Sono qui di nascosto per dimostrarti la mia fedeltà. Fedeltà? Quale fedeltà? Tu non la conosci. Sei come gli altri. Come tutti gli altri hai dimenticato la generosità di Ulisse. Sono venuto a dirti che tuo figlio è partito. Telemaco è partito ieri sera su una nave, non so per dove. Maledette! Perché non mi avete avvertita? Maledette cagne! Punisci me, perché io sola sapevo. Mi ha fatto promettere di non dirti niente, perché non voleva che tu piangessi. Se n'è andato. Perché? Per che cosa? Su una nave. È così giovane, troppo giovane per guidare una nave. Regina, c'è un pericolo grave. I principi l'hanno saputo e preparano un agguato per ucciderlo. Sulla via del ritorno, nello stretto fra Samo e Itaca. Se n'è andato anche lui. Prima suo padre, poi lui. Perché senza dirmi niente? Perché sei andato via? Perché? Non devi disperarti, regina. Ha fatto quello che qualsiasi altro figlio avrebbe fatto. È andato in cerca di suo padre. Vedrai che tornerà presto. Se n'è andato via senza dirmi niente.
Non doveva lasciarmi sola. Meglio che non fossi mai nata. Adesso lo uccideranno. Figlia di Zeus. Figlia di Zeus. Atena. 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 Ascoltami. Ascoltami. Salva mio figlio. Salva il figlio. Salva il figlio. Salva il figlio. Salva mio figlio. Salva il figlio. Salva mio figlio. Salva il figlio. Salva il figlio. Il sole salì, lasciando il mare bellissimo verso il cielo di fulgido rame, per splendere agli dei immortali ed agli uomini sulla terra. Ed essi giunsero a Pilo, la patria di Nestore, che era stato il più vecchio dei sovrani achei distruttori di Troia. Ora, lì sulla riva del mare, Nestore ed i suoi figli facevano sacrificio al dio che scuote la terra e dà la chioma turchina. Nestore cominciò col lavacro. E pregava offrendo primizie. I figli di Nestore trascinarono la giovenca. Trasimede portò la scure affilata. Hai risvegliato il ricordo delle miserie che soffrimmo sotto le mura di Troia. Laggiù abbiamo lasciato i migliori di noi, Achille, Aiace, Patroclo e anche mio figlio Antiloco che combatté con valore. Fu una lunga guerra. Per 9 anni lottammo contro i troiani e i loro numerosi alleati. Dovemmo usare tutta la nostra esperienza e la nostra abilità. Infine, l'alto Zeus
ci consentì di compiere la difficile impresa. Nessuno in tutti quegli anni riuscì ad eguagliare tuo padre Ulisse, per ingegno, forza d'animo e astuzia. Tu non l'hai mai conosciuto, lo so. Le risorse della sua mente erano inesauribili. Ma ciò che io ammiravo di più in lui era la prudenza del suo cuore. Mai, sappilo, mai ci fu discordia tra noi due. E insieme noi due lavorammo a tenere uniti il più possibile gli Achei. E questo ci riuscì fin quasi all'ultimo. Poi, però, quando la città fu distrutta e le ricchezze e le donne furono divise, un dio ci disunì. Zeus preparò un triste ritorno, perché nella vittoria non eravamo stati né saggi né giusti. E così venne la sventura. Alcuni, con Menelao, volevano un ritorno immediato. Altri, seguendo Agamennone, volevano compiere sacrifici ad Atena per ringraziarsi la dea ostile. Come se la mente degli dei potesse mutare di colpo per un ariete o per un toro. E così la flotta di Agamennone restò ferma sulla spiaggia, in secca. Metà dei principi invece seguì le navi del fratello Menelao. Ulisse ed io eravamo con loro. A Lesbo, più tardi, dove eravamo approdati senza gravi danni, scoppiò una rissa tremenda, non so tra chi. Non me lo ricordo. Questo perché frattanto la paura forse si era impadronita di noi. E per fuggire la cattiva sorte non sapevamo più cosa fosse il meglio. Eravamo smarriti. Diomede e io, cogliendo intorno a noi segni funesti, fuggimmo verso casa. Tuo padre, invece, invertì la sua rotta e con alcuni compagni cercò di raggiungere le navi d'Agamennone. Da allora, più niente ho saputo di lui. Ecco mio figlio, che tu non hai ancora conosciuto. Questo è il figlio di Ulisse, Telemaco. Ora ascolta. Questo tuo viaggio e ciò che ti ha spinto a farlo è giusto. Ma io purtroppo non ti so dire altro. C'è un uomo però che potrà darti notizie di tuo padre. Menelao, re di Sparta. È tornato per ultimo dalla guerra e ha viaggiato molto tra popoli stranieri e lontani. Lui ed Elena ti diranno certamente qualcosa di Ulisse e mio figlio ti accompagnerà. Potrete partire domani all'alba. Nella stanza di sopra, intanto, giaceva digiuna Penelope, pensando se il figlio suo, incolpevole, fosse sfuggito alla morte o sotto le mani dei pretendenti protervi fosse caduto. Quante cose un leone atterrito agita nella sua mente in mezzo a una folla d'uomini quando gli stringono intorno un cerchio di morte, tante cose lei meditava. E sopra le venne il sonno soave. Dormiva distesa supina e si rilassarono a lei tutte le membra. Allora altre cose pensò Atena, la dea dagli occhi lucenti. Fece un'immagine d'aria che somigliava a Iftime, sorella di Penelope, come lei figlia del magnanimo Icario. Penelope, non piangere più, gli dei non lo vogliono. Iftime, sei tu? Sono io, tua sorella.
Da quanto tempo non ti vedo? Vivi così lontano. Perché sei venuta a Itaca? Perché? Sono qui per aiutarti. Allora tu certo sai che ho perso il marito e che il figlio mi ha abbandonato. Sì, so tutto. Ma non affliggerti, Penelope, e abbi fiducia. Ho paura. Vogliono uccidere Telemaco e lo aspettano sul mare prima che abbia potuto ritornare qui a Itaca. Come potrei non piangere? E poi mio figlio è così inesperto. Chissà che pericoli sta correndo. Non si era mai allontanato da me. Non aver paura, Penelope. Atena ha compassione di te e ti riporterà Telemaco sano e salvo. Atena. Puoi sentire la voce di Atena? Allora dimmi. Ulisse, dov'è? La grande onda portava Ulisse qua e là per i flutti. E come quando in autunno Borea disperde le spine del cardo per la pianura e fitte si attaccano le une alle altre, così per il mare i venti portavano la zattera. A volte innanzi a sé la scagliava Borea, a volte Noto la cedeva a Zefiro. Così l'acqua infaticabile sempre tornava a insinuarsi nelle connessure dei tronchi, a tentare di scioglierne i lacci. E Ulisse sempre tornava a connetterli, pensando alla cara sposa lontana per farsi coraggio e al figlio mai conosciuto. Ma notte e giorno doveva lottare con l'acqua e col vento. A volte la vela sembrava inerte, come inutile straccio dimenticato al chiodo. A volte il vento la tendeva fino allo spasimo e l'albero cigolava paurosamente e gemeva annunciando di spezzarsi. Allora Ulisse doveva ammainarla e tentare di riporla all'asciutto. Ma il vento lanciava la vela nell'acqua, come quando due ragazzi si buttano la palla senza lasciare che altri in mezzo l'agguanti. Così Ulisse doveva ogni volta disputare la vela ai flutti e lottare lungamente con essi prima di strapparla alle onde. Ogni volta chiedendosi quanto ancora avrebbe potuto resistere e fino a quando sarebbe durata quell'oscura agonia.
Italia.